Bentornati Survivors, qui Gonzo e Just Gaming. Oggi vediamo come farmare querce in quantità nelle zone del nord. La guida è avanzata, ma con un buon equipaggiamento potremo ottenere decine e decine di assi con un buon investimento. E ovviamente ricorda che le zone del nord richiedono l'attivazione della torre di guardia, che richiede a sua volta il chopper assemblato. Partiamo dalla zona rossa. Qui ci sono 30 alberi che richiedono poco più di 3 asce per un totale di 60 tronchi, che possiamo convertire in 20 assi. Questo ci aiuterà a tenere il conto e ad evitare di girare a vuoto nella mappa. Sto bosco è pericoloso come le altre zone di risorse rosse e dobbiamo stare molto più attenti perché dobbiamo evitare che l'armatura si rompa, perché altrimenti moriremo di freddo. Infatti, se hai spazio nel chopper ti consiglio di lasciarne sempre una di riserva lì. Stai attento in particolare agli sputatori tossici, l'attacco è facilmente evitabile così come quello del Ravager alla fattoria. Stessa cosa per i sopravvissuti bot, qui ce ne sono di molto più pericolosi e potrebbero avere addirittura il fucile VSS. Se siamo fortunati lo possiamo beccare nel loro zaino quando li uccidiamo. Però secondo me dovresti evitare lo scontro il più possibile e limitarti solo alla pulizia delle querce. Gli orrori tossici sono pericolosissimi, hanno una visuale estrema e noi non vogliamo morire, dobbiamo tenerci economici. Cerca di essere svelto perché vogliamo evitare di puzzare, però se vuoi puoi anche decidere di aprire le casse, possiamo beccare buone armi o addirittura granate. Tuttavia ti consiglio di farlo solo se almeno il 10-15% di abilità sei già attiva dai tuoi cani, ma già dovresti essere un allevatore provetto e gonzo. Quando sei in pericolo puoi semplicemente uscire ed entrare dalla zona, occhio perché potrebbe uscire il massiccio e aumentano le possibilità. Invece se hai finito con l'abbattimento delle querce andiamo sulla zona gialla e continuiamo. Qui ci sono 30 alberi che richiedono circa un asce e mezzo per un totale di 30 tronchi che poi possiamo trasformare in 15 assi. Fondamentalmente l'approccio è lo stesso, la difficoltà maggiore sarà imparare a schivare per bene gli attacchi degli sputatori, però non dovrebbe essere troppo difficile per te, soprattutto se hai già visto la guida su come farmare risorse, tutte le risorse in quantità. Lì però lo facciamo nudi, qui invece siamo un po' più corazzati. Ho scelto di portare un totale di 8 asce e un po', perché partendo dalla zona rossa, andando verso quella gialla e poi tornando di nuovo indietro e poi andando a casa le avremmo usate tutte. In totale quindi avremmo ottenuto 150 tronchi di quercia che potremo trasformare in 50 assi al costo di un buon investimento di energia. Con le abilità passive di taglio della quercia il numero sale vertiginosamente e sul lungo termine non sarà molto difficile farmare quercia in quantità, che poi tra l'altro è una delle attività preferite da Gonzo. Iscriviti, attiva le notifiche per ancora più guide e lascia un like. Hai bisogno di aiuto? Ma è semplice, lascia un commento.